Ciao e benvenuti nel secondo episodio della serie sulle Canarie. Se avete visto il primo episodio dedicato a Lanzarote, che trovate in alto a destra in descrizione, saprete che abbiamo preso un traghetto che da Playa Blanca sull'isola di Lanzarote in 25 minuti porta a Coralejo, Fuerteventura. Con 4 km di strada sterrata raggiungiamo subito la famosa Popcorn Beach, indicata su Maps come Playa del Bajo de la Burra. Qui non è possibile fare il bagno a causa delle rocce e del vento, ma per la sua particolarità vale una breve visita. Quelli che ricoprono interamente la spiaggia dovrebbero essere coralli morti a causa del riscaldamento globale e trasportati a riva dalle onde, ma se ne sapete di più fatecelo sapere nei commenti. Le organizzazioni ambientali locali hanno avviato una campagna di sensibilizzazione per proteggere la spiaggia, per cui evitate di portare via souvenir della vostra visita. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso il Parco Naturale delle Dune di Coralejo, un'enorme distesa di sabbia bianca costantemente plasmata dal vento. Qui le dune si fondono con le spiagge e i paesaggi vulcanici. Accedere al parco è molto semplice, infatti le dune sono attraversate dalla strada e l'auto si può parcheggiare ai lati. Una curiosità, le dune non sono formate come si dice da sabbia trasportata dal deserto del Sahara, ma sono composte per il 90% da materiale organico, formato dalla polverizzazione di gusci di molluschi e di altri organismi marini. Per il nostro secondo giorno a Fuerteventura ci spostiamo sulla costa ovest dell'isola per visitare le spiagge del Cotillo. Iniziamo da quelle più incontaminate e panoramiche, che per il vento forte ammiriamo solo dall'alto. Più tardi ci spostiamo nel villaggio di El Cotillo, passando per le spiagge cittadine e fermandoci in quella più famosa, considerata una delle più belle dell'isola, la Concha. La sabbia è bianchissima e il mare è calmo, ma sulla spiaggia il vento si fa sentire. E per cena finalmente la prima paella e sangria di Fuerteventura. Siamo al nostro terzo giorno a Fuerteventura. Oggi faremo il nostro primo e unico trekking della settimana e abbiamo scelto di fare il trekking per andare verso il Calderonondo. Adesso siamo di fianco alla montagna Colorada, che adesso vi mostro, anche se da questa prospettiva non si vede tantissimo, e ci aggiorniamo per dopo. La camminata è di circa 3 km andare e 3 km tornare. Il primo pezzo è abbastanza pianeggiante, si va un po' in salita ma praticabile. La seconda parte penso che sia più a salire, ma vedremo dopo. Ed eccoci all'ultima parte in salita per arrivare verso il cratere. L'ultima parte ovviamente si sale di più, però tutto normale, quella strada è molto percorribile. Ci siamo quasi. Il Calderonondo è uno dei vulcani più famosi e conservati di Fuerteventura, che con 1,5 km di diametro e 70 metri di profondità crea un ambiente impressionante e suggestivo.
E sulla via del ritorno un piacevole incontro. Grande playa, come si può vedere, spiaggia chilometrica. Grande playa. Ci si può mettere dove si vuole, insomma. È veramente gigantesca. Nel pomeriggio ritorniamo al Parco delle Dune di Coralejo per raggiungere le Grandes Playas, 3,5 km di lunghezza per 60 di larghezza di sabbia bianca e brillante. Il vento sempre presente non ci impedisce di goderci la tranquillità e la bellezza di questo luogo. Giorno 4 a Fuerteventura, oggi percorreremo tutta l'isola da nord verso sud, infatti abbiamo appena lasciato il nostro appartamento di Coralejo per raggiungere Costa Calma, dove passeremo i prossimi giorni, ma prima di arrivarci ci fermeremo in alcune tappe intermedie, qualche punto panoramico e attrazione lungo la strada, tra cui la città di Betancuria, per cui rimanete con noi. La nostra prima tappa sono i Molinos de Villaverde, a 3 km dalla Oliva, usati in passato per macinare orzo e grano, grazie alla posizione strategica delle pali di legno in grado di catturare il forte vento da ogni direzione. Approfittiamo poi per fare tappa nella piazza principale della Oliva, dominata dalla particolare chiesa di Nostra Signora della Candelaria. Primo di molti punti panoramici che vedremo oggi, il Mirador de Vallebron, a sud di La Oliva, è il luogo migliore per ammirare la montagna sacra di Tindaya. In cima alla gola che dà accesso alla città storica di Betancuria si trova il Mirador de Guise e Ayose, gli antichi re dell'isola prima dell'invasione e della conquista da parte dei Castigliani, rappresentati da 2 sculture di bronzo di 4 metri. Da qui si possono ammirare sia la valle di Santa Ynez che la valle di Betancuria. Verso l'ora di pranzo raggiungiamo la cittadina coloniale di Betancuria, fondata nel 1404 dal conquistatore Jean de Betancourt e capoluogo dell'isola fino al 1834. Il centro storico è molto grazioso e caratterizzato da piccole strade lastricate. La chiesa cattedrale di Santa Maria è l'edificio più importante della città, costruita inizialmente in stile gotico normanno e successivamente ricostruita, conservando alcuni elementi della struttura originaria, come il campanile. Un ristorante dalle atmosfere esotiche ci accoglie per pranzo, Casa Santa Maria. Io prendo il polpo grigliato coi peperoni e le patate duchessa, mentre Dani lo stinco di maiale con le patate. Terminiamo con una torta al cioccolato con sorbetto al mango. Dopo pranzo proseguiamo il nostro viaggio verso sud facendo una tappa veloce per visitare la chiesa di Nostra Signora della Pena, per raggiungere poi 2 incantevoli punti panoramici. Il Mirador de las Penitas, da cui si ammira un'oasi verde in mezzo al deserto, e il Mirador del Risco de las Penas. Una costante di questi panorami, i carinissimi scoiattoli, sempre super simpatici e curiosi. Meno di 20 km più a sud, sulla strada per Costa Calma, l'imponente mirador astronomico de Sicasumbre attira la nostra attenzione e non possiamo che aggiungere una tappa al nostro percorso. Situata in cima ad un sentiero lungo 100 metri,
Questa non è solo una location privilegiata per l'osservazione del cielo notturno, ma anche per il bellissimo paesaggio che la circonda. Sono ormai le 6 di sera, ma prima di raggiungere l'appartamento di Costa Calma dove passeremo i prossimi giorni, ci fermiamo un'ultima volta al Mirador di Playa de la Pared, dove il vento la fa da padrone. Coi suoi 9 km di lunghezza, Playa de Sotavento è il luogo ideale per chi cerca un ambiente tranquillo senza folla in cui godersi la natura. Appena arrivati si trovano cartelli che segnalano le aree destinate alla balneazione e quelle dove praticare sport acquatici. L'atmosfera è incantevole, ma presto ci ritroviamo nel bel mezzo dell'alta marea e letteralmente dobbiamo scappare. A proposito, in descrizione trovate il link al sito Tablas de Mareas per vedere gli orari delle maree, vi servirà. Allora, mare di là, poi uno si gira e magicamente mare anche di qua. Ci spostiamo così a Playa Esmeralda. Anche qui la marea si alza, ma questa volta ci posizioniamo ben più lontano dall'acqua e trascorriamo qualche ora di relax. A causa dell'alta marea ammiriamo Playa del Malnombre solo dall'alto, senza fermarci, e proseguiamo verso sud fino a Playa del Matorral, a Moro Able. Siamo nella zona più turistica dell'isola. Anche qui non potevano mancare i nostri compagni di viaggio preferiti. Playa del Matorral è un'ampia spiaggia di facile accesso lunga circa 4 km. L'alta marea non ci disturba particolarmente, così trascorriamo qui l'ultima giornata sull'isola. Di buon mattino con la nostra auto lasciamo Costa Calma in direzione aeroporto di Fuerteventura, da cui prenderemo un volo per Milano Malpensa. Questo bellissimo viaggio finisce qui, ma qui a destra potete recuperare il video dedicato a Lanzarote se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!